Tra i nutrienti essenziali per la salute dell'organismo e della pelle, gli omega 3 sono sicuramente tra i più importanti. Oggi parleremo proprio di questi acidi grassi, vedremo perché sono indispensabili per una pelle sana e come possiamo incorporarli nella nostra routine di skincare per ottenere benefici sia dall'interno che dall'esterno. Partiamo subito! Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirci sui nostri social Instagram e Facebook dove condividiamo contenuti esclusivi. E non dimenticate ovviamente di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com in cui trovate tutti i nostri corsi disponibili insieme a tanti approfondimenti, consigli e ricette per un benessere e una bellezza 100% naturali. Partiamo prima di tutto cercando di capire brevemente cosa sono gli omega 3. Si tratta di acidi grassi poliinsaturi a catena lunga che sono definiti essenziali proprio perché il nostro corpo non li può produrre autonomamente e quindi abbiamo bisogno appunto di andarli ad introdurre attraverso i nostri alimenti, i nostri cibi. Gli omega 3 fanno parte delle membrane di tutte le cellule del nostro corpo, quindi comprese quelle cutanee, e proprio per questo motivo appunto sono indispensabili per mantenere queste membrane belle flessibili, ma anche per modulare la risposta infiammatoria, per prevenire l'invecchiamento cellulare e anche per supportare il sistema immunitario. Il nostro corpo però ha bisogno anche di altri acidi grassi essenziali che sono gli omega 6, che però in realtà sono disponibili in moltissimi alimenti che al giorno d'oggi tendiamo a consumare anche abbastanza abbondantemente, come oli vegetali, ad esempio di girasole, mais o soia, cibi confezionati, margarina, carne da allevamenti di massa, eccetera. Invece dall'altra parte facciamo molta più fatica a raggiungere la quota giornaliera di omega 3. Il giusto rapporto tra omega 6 e omega 3 dovrebbe essere rispettivamente pari a 2 a 1 o massimo 5 a 1. Mentre nell'alimentazione moderna questo rapporto si è sbilanciato completamente a favore degli omega 6 che sono pro-infiammatori, arrivando a 16 a 1 e in alcuni casi addirittura anche a 25 a 1. Quindi con questo eccesso di omega 6 e allo stesso tempo con un deficit di omega 3, diciamo che il corpo si trova in pratica in una costante condizione pro-infiammatoria con tutte ovviamente le conseguenze che ne derivano. Ed ecco perché attualmente si parla così tanto di questi acidi grassi omega 3. Proprio perché ne consumiamo sempre meno e contemporaneamente consumiamo sempre più omega 6. Entrando più nel dettaglio degli omega 3 ne esistono di tre tipi principali: ALA, EPA e DHA. ALA, che è l'acido alfa-linolenico, si trova in fonti vegetali e soprattutto in semi di lino, chia, noci e nei rispettivi oli. A partire da ALA il nostro corpo può produrre EPA e DHA, però a dire la verità la capacità di conversione è molto poco efficiente ed è proprio per questo che è necessario introdurre anche EPA e DHA tramite l'alimentazione oppure attraverso integratori in caso di bisogno. EPA e DHA si trovano invece in fonti marine, soprattutto nel pesce grasso come sardine, salmone e sgombro, e nelle alghe. Mentre EPA è più utile diciamo per controllare l'infiammazione e per la salute cardiovascolare, DHA è particolarmente interessante invece per la salute cognitiva, per il cuore e per la vista. Ma quali sono diciamo i segnali di un possibile deficit di omega 3? Allora, a livello dermatologico i sintomi più comuni sono sicuramente dermatiti, cuoio capelluto e pelle molto secchi, desquamazioni, barriera cutanea compromessa e forfora secca. Invece a livello di salute generale un deficit di omega 3 si riflette principalmente sul sistema nervoso, manifestando sintomi come perdita di memoria, tendenza alla depressione, problemi oculari, ma anche sul sistema cardiovascolare, quindi sviluppando alterazioni come ad esempio ipertensione o aritmie, e anche se in realtà comunque la lista delle manifestazioni è davvero molto più lunga. Spostandoci invece sui benefici degli omega 3 per la pelle, che appunto è uno degli argomenti centrali di questo video, dobbiamo ricordarci appunto che si tratta sempre di elementi che fanno parte di tutte le membrane cellulari, quindi appunto abbiamo detto comprese quelle cutanee. Per cui un corretto apporto di omega 3 aiuta di base a mantenere e ristabilire la giusta idratazione, a migliorare la funzione barriera e di conseguenza evitare la perdita di acqua transepidermica, ad apportare anche un effetto antinfiammatorio, rendendo la pelle più elastica e quindi meno propensa alla formazione di rughe e linee d'espressione, ma anche ad apportare un effetto fotoprotettivo, quindi rendendo la pelle anche più resistente. Diciamo che l'azione antinfiammatoria è sicuramente il motivo più interessante per cui gli omega 3 sono considerati appunto utili e necessari per la salute della nostra pelle. E non a caso ci sono studi che dimostrano come l'assunzione orale di omega 3 sia particolarmente necessaria, soprattutto in caso di patologie come acne, dermatite atopica e psoriasi, dove appunto l'infiammazione è a tutti gli effetti un fattore in comune. Lo stesso vale anche per tutti i casi di pelle molto sensibile che tende magari ad esquamarsi, a soffrire di pruriti, irritazioni e rossori, dove gli omega 3 possono sicuramente aiutare, sempre chiaramente
all'interno di un approccio integrativo che comprenda anche tutte le altre gambe del tavolo per riuscire appunto ad andare a riequilibrare queste alterazioni cutanee. Come abbiamo accennato prima, però, nella maggior parte dei casi risulta difficile coprire il fabbisogno quotidiano di omega 3 con la sola alimentazione e in questo senso possiamo andare a supportarci con un buon integratore. Quando si tratta di integratori di omega 3 è super importante verificare che il prodotto abbia la certificazione IFOS che garantisce appunto l'assenza di metalli pesanti all'interno del prodotto che andiamo a consumare. Noi stiamo utilizzando da diverso tempo e con regolarità i prodotti di Norsan che oltre a disporre appunto di tutte queste certificazioni offre diversi formati di omega 3 in modo che possano appunto andare a rispondere anche alle esigenze particolari di tutti. Ad esempio Norsan offre un omega 3 estratto da un'alga, quindi totalmente vegano, che è ricco di DHA. Poi invece offre anche l'omega 3 Total, che è ricavato da oli di pesci piccoli, che sono ricchi di EPA, e un omega Arctis, che è olio di fegato di merluzzo, che invece è più ricco di DHA. Per cui ci sono diverse alternative, sia in formato liquido, con cui sinceramente ci troviamo meglio, ma anche in formato di capsule, per chi lo preferisce, per poter appunto andare a raggiungere questo fabbisogno quotidiano anche di EPA e DHA. In ogni caso ricordiamoci sempre che alla base ci deve essere una buona alimentazione, quindi che punti su cibi naturali e soprattutto lavorati il meno possibile, riducendo le fonti di omega 6 e aumentando invece i cibi ricchi di omega 3 appunto per riuscire a raggiungere quel famoso equilibrio di cui abbiamo appunto parlato prima. Così come è importante assumere acidi grassi essenziali con la dieta appunto in un rapporto equilibrato, anche la pelle ha bisogno di ricevere un pool sinergico di questi nutrienti. Ricordiamoci che se abbiamo un eccesso di omega 6 rispetto agli omega 3 si può generare perossidazione e infiammazione della pelle, quindi con tutte le conseguenti alterazioni cutanee che ne possono derivare, si possono manifestare. Andando più nel concreto, oli vegetali come rosa moscheta, canapa e camelina sono oli con un buon equilibrio tra omega 3 e omega 6 che potete appunto incorporare all'interno dei cosmetici come creme o seri da trattamento oleosi oppure emulsionati. Invece olio di lino e di chia sono super ricchi di omega 3, mentre oli di ad esempio borragine, vinaccioli, cartamo ed enotera hanno un maggior contenuto di omega 6, per cui potete magari utilizzare questi diversi oli in combinazione per creare una buona sinergia di acidi grassi essenziali che andranno appunto a dare nutrimento alla vostra pelle. Diciamo che come regola generale è importante cercare sempre di incorporare una certa varietà di acidi grassi, quindi combinando più oli vegetali all'interno dello stesso cosmetico in modo da raggiungere questo equilibrio tra gli omega e creare una routine di skincare che sia più personalizzata in funzione delle esigenze della propria pelle. Un punto importante da ricordare è che tutti questi oli ricchi di acidi grassi poliinsaturi si ossidano molto velocemente, per cui vi consiglio sempre di acquistarli in formati piccoli, se possibile, e di mantenere sia gli oli vegetali che i vostri prodotti finiti al riparo da luce e calore appunto per preservarli al meglio. Quindi per concludere un po' l'argomento, incorporare gli omega 3 nella nostra routine giornaliera sia attraverso l'alimentazione o l'integrazione che attraverso trattamenti topici includendo una certa varietà di oli vegetali è un'ottima strategia per migliorare l'aspetto della pelle e assicurandoci contemporaneamente un organismo meno propenso all'infiammazione e alle patologie associate. Bene ragazze, per oggi è tutto, vi ricordo che nella descrizione qui sotto trovate il link all'articolo completo se avete bisogno di andarvi a rileggere magari con calma qualche punto. Nel frattempo vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video, se vi è piaciuto e vi è stato utile non dimenticatevi di lasciarci un bel like per supportare il canale e di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti. Noi ci vediamo presto con un nuovo video e intanto vi mando un bacione. Ciao!